Bentornati e grazie per essere ancora in mia compagnia nel podcast Un Italiano in Danimarca. Come al solito, se vuoi supportare il canale, ti chiedo di lasciare un like, iscriverti e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi video. Ovviamente grazie per aver visto le altre puntate. Solo che mi aspettavo un'accoglienza migliore. Come ormai sapete a memoria, da qualche mese vivo a Copenaghen e in questa puntata andremo a vedere un argomento da toccare con mano veramente caldo. Non mi resta che augurarvi buon ascolto o buona visione. Un italiano in Danimarca, il podcast. In questa puntata argomentino di quelli seri. Uè Africa, cos'è quella bestia lì? Non so se siete pronti, io neppure, ma da qualche parte bisognerà pur cominciare. Oggi qui si parla della lingua danese, muro insormontabile, che può far paura o spaventare i più. Tutti pensano somigli al tedesco, non è assolutamente così, ve lo posso garantire, anzi non c'entra proprio niente. Non saprei neanche da che parte cominciare questa puntata realmente. Ma io che cazzo ne so, scusa. Tra l'altro l'ho scritta in un parco magnifico qui vicino casa. Da me che vuoi? Sai, solo io le posso cantare la canzone. Giusto per farvelo sapere, perché avevo bisogno di ispirazione vera per questa puntata. Questa lingua può far paura. Ci stiamo cacando sotto! Perché è piena di lettere come queste, le quali non ho la più pallida idea di come si pronuncino, se non per la A col pallino sopra, che viene pronunciata come O. Le altre vuoto cosmico. Io so semplicemente che qui niente è come sembra. È un po' come le scale di Harry Potter. A loro piace cambiare. Ai danesi piace un sacco scrivere parole lunghissime e ovviamente impronunciabili. Reaction, shock. Salvo che poi, quando le pronunciano, a tutti gli effetti sembra stiano dicendo una parola completamente differente. Resta chiaro il fatto che se vuoi vivere qui, come in qualsiasi altro paese del mondo, devi imparare la lingua. Non ci sono soluzioni. Come noi italiani pretendiamo che chi viene a vivere nel nostro paese impari l'italiano, lo stesso identico ragionamento vale qui, senza se e senza ma. Chiaro è che poi qui tutti parlano l'inglese talmente bene This decision is a decision. Brexit is Brexit. che il problema di imparare il danese non si pone nemmeno. Ma questo è un altro discorso. Prendo l'esempio del giorno in cui ho scritto questa puntata, che sto registrando oggi, in cui sono andato in un parco e ho chiesto informazioni. Noi vogliamo sapere per andare dove dobbiamo andare. A una signora che poteva essere mia nonna, data l'età. Con una nonchalance olimpionica mi ha risposto in inglese. E quindi? E sti cazzi! Adesso prova ad andare a Vizzolo Predabissi o a Rieti o in qualsiasi altro paese, come quello da dove provengo io per esempio, e chiedi informazioni in inglese e fammi sapere la risposta nei commenti. Che ha detto? Ovviamente si scherza, però questa differenza culturale è talmente ampia e si fa quasi fatica a crederci. Io, per esempio, che vengo da un piccolo paese della provincia di Bergamo, come si può evincere dal mio accento, non ho mai sentito i miei compaesani parlare in inglese, probabilmente per una questione culturale ben radicata. Come al solito sto completamente divagando, torniamo al video e al danese. Chiunque si trasferisca in questo paese, una volta ottenuti i documenti necessari ai fini fiscali, può recarsi presso Studieskolen, dove gratuitamente vi verrà insegnato il danese. Apro una parentesi, gratuitamente fino a un certo punto. Sei obbligato a seguire il corso, devi versare una piccola caparra di 2000 corone danesi, equivalente di 270 euro circa, e ti verrà restituita se ti impegnerai a seguire il corso e a completare adeguatamente tutti i moduli, perché sì, io sono un po' ignorante, lo ammetto, la lingua danese viene studiata in blocchi, a ogni blocco equivale un esame finale. Probabilmente è così anche per le altre lingue, io non ne avevo la più pallida idea. Un ultimo spunto che mi sento di darvi è che i danesi odiano, e lo metto tra virgolette, il fatto che gli stranieri parlino in danese. Credo sia legato a un fatto culturale del dover preservare la propria lingua, essendo loro un pubblico molto patriottico e molto legato alle tradizioni. Detto questo, ci sarebbe da fare una puntata di 2 ore solo
soltanto riguardo la lingua danese. Andiamo bene, proprio bene. Non è questo il caso, non vi preoccupate, non farò una puntata di 2 ore. Se sei arrivato fino a qui, commenta con queste 2 emoji, e non è detto che la puntata sulla lingua danese sia finita qui, perché nella prossima puntata mi piacerebbe avere un ospite, ex collega, la quale ha imparato il danese e potrebbe raccontarci il suo punto di vista sull'imparare la lingua danese. Spero che questa idea vi possa piacere, ditemelo voi nei commenti, è sempre ben accetto. E come sempre, se questo video ti è piaciuto e vuoi sostenere il canale, ricordati di lasciare un like, iscriverti e attivare la campanella per non perderti i prossimi video. Come sempre in descrizione trovate i link dei miei social dove potete seguirmi, e vi saluto e alla prossima puntata di Un Italiano in Danimarca.